Arriva la Befana, abbiamo passato Capodanno, spero che l'abbiate passato bene, così nel massimo della felicità, della contentezza. Sono sempre centrato, ma sapete che sono così. Quindi arriva la Befana e qualcuno magari ha dimenticato qualche regalino, perché no, la Befana è sempre portatrice di regalini, giusto? E in questo video parliamo di tag tracker, tipo quelli della Apple, ma non sono quelli della Apple. Questi sono TileMate, che secondo me sono molto più abbordabili, e poi la funzione, diciamo, è sempre quella, no? La stessa cosa. Non abbiamo magari disegni della mela, non sono fighetti, tutto questo, queste cose qua, ma la cosa che a noi interessa è che siano funzionali. Quindi, dopo che vi sarete tutti iscritti al canale, mi raccomando, fatelo ragazzi, che mi fate crescere, faremo delle belle cose nel 2024. Azionate anche la campanella se volete ovviamente ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E con questo andiamo a vedere l'apertura della scatola e poi ovviamente faremo le nostre dovute prove. Bene, non ci resta che andare a vedere cosa c'è in questa scatolina. Lo facciamo subito cambiando ripresa. Io purtroppo ho qualche lag perché sapete le mie strumentazioni sono così vecchie che dovrò cambiare prima o poi, però adesso non ci abbiamo i budget, quindi ragazzi accontentiamoci di quello che può fare Gennaro. Eccola qua, la scatoletta è questa qua, TileMate, questi qua, questo modello qua innanzitutto è il modello più piccolo, non è quello con la batteria intercambiabile, anche se si può cambiare batteria prendolo, questo vabbè, ho visto su YouTube, ma non interessa tanto perché durano 3 anni, quindi diciamo che magari entro 3 anni uno la cambia pure. Si apre la scatoluzza, eccolo qua, l'apertura della scatola è questa, molto semplice. Qui c'è ovviamente le istruzioni, dentro c'è il codice QR per poter andare a ovviamente a caricare e scaricare l'applicazione che poi andrà a comandare il tutto, e qua ci sono i nostri 3 tag. Io questo l'ho già provato, quindi l'ho già associato al mio account, mentre questi altri due no. Quindi faremo una prova innanzitutto, vabbè, la registrazione ve la farò vedere, ma non dettagliatamente perché tanto è una cosa semplicissima, ok? Registrarsi un sito, lo sapete fare tutti. Non c'è bisogno che ve lo faccia vedere, però vi farò vedere ovviamente come si associano gli altri tag che avete nella scatola. Se prendete ovviamente questa confezione, oppure prendete un tag oggi e poi ne prendete un altro domani. Bene, non ci resta che andare a vedere, anzi, la cosa che ovviamente è molto semplice, che si tira su, la scatoletta si tira su, ok, e si va a fare una leggera pressione sotto e il tag viene fuori. Vedete il buchetto qua, ovviamente è quello che dove potete lanciare giusto un portachiavi oppure un laccettino per qualsiasi cosa, quindi molto comodo, molto belli, molto piccoli, ci sono anche bianchi, sembra di aver visto, e diciamo economici. 3 mi sembra che costino neanche 70 euro, quindi molto economici rispetto a quelli della Apple, però ovviamente ognuno deciderà cosa acquistare. Prima di andare a scaricare l'applicazione, ovviamente diamo uno sguardo al tag. Non so se ve l'ho già detto, si tira su ovviamente questa, diciamo, confezione e si tira fuori il tag. È molto semplice, molto piccolo e molto sempre nero su nero, no? Ragazzi, abbiate pietà. Qui c'è il buchino per andare a infilare ovviamente quello che volete, le chiavi, quello che volete, e dietro c'è il tasto. Tutto qui, il tastino che serve per sia associare per la prima volta, sia per ovviamente chiamare, cioè trovare il mio telefono. Ecco, quello che ho visto io su YouTube, che una persona apriva questo tag, vedete questa fessurina, e andava a cambiarci la batteria. Io non lo so se poi è una cosa fattibile, una cosa che si scassi o non si scassi, non lo so. Quindi non lo fate se non siete pratici. 3 anni diciamo che ci possano bastare. Ora veramente passiamo all'installazione dell'applicazione, che è molto semplice perché abbiamo un QR code qua sulla scatola. Quindi cosa facciamo? Non facciamo altro che andare a inquadrare con la nostra fotocamera il QR code che è posizionato in basso. Clicchiamo sul QR code, andiamo a finire nel sito diciamo, dei produttori, andiamo fino in fondo e
andiamo a cercare la versione per il nostro telefono. Eccola qua. Android e ovviamente iOS. Io cliccherò su iOS, eccola qua l'applicazione che vado a sulla nuvoletta a cliccare, c'è qualche problema di dito, ok, cliccare e si sta scaricando. Ecco, vi dico due cose importanti per questa, diciamo per questo tag, due cose fondamentali, diciamo che mi sono sembrate abbastanza importanti. Una è, vabbè, la batteria dura 3 anni, però si può sostituire, ma non fatelo perché ovviamente non è facile. Ma la seconda cosa è che funziona più o meno come i AirTag di Apple. Diciamo che se uno passa vicino al vostro zaino che avete dimenticato con uno di questi tracker attaccato, può localizzare ovviamente la vostra posizione, cioè può mandarvi una notifica e voi trovate il vostro zaino. E poi andiamo a vedere come si fa, ovviamente lo vedremo più tardi. Ora andiamo a lanciare l'applicazione e vediamo ovviamente come ci va a registrarci. Per forza, bisogna per forza registrare, bisogna per forza dare dei dati. Ragazzi, non ci sono storie. Bene, non ci resta che lanciare la nostra applicazione. Io ovviamente sono già registrato, ma vi faccio vedere come si fa. Si deve andare sotto su Inizia. Vedete, abbiamo due possibilità, una di registrare ovviamente il nostro tile e altri dispositivi che non abbiamo. Quindi andiamo su dispositivi tile e vedete qua dovete inserire i vostri dati, una password e un'email, poi dare il consenso ovviamente a se volete ricevere le notifiche delle mail che vi manderanno tutti i giorni o no. Vi arriverà sulle mail un codice, voi lo dovete inserire e il gioco è fatto. A questo punto poi vi dirà andate, attivate il primo tracker. Ovviamente questa è una cosa molto molto semplice, ma lo vediamo perché tanto le procedure sono le stesse se ne attiviamo un altro. Vado ovviamente io a fare a dire accedi, vado qua e vado a mettere i miei dati. Ok, inserito i dati, vado a fare ovviamente login, vi dovete registrare anche con Facebook, cioè accedere con Facebook. Mi dirà se vogliamo attivare il Bluetooth e noi lo andiamo ad attivare. Qui mi dirà se voglio le notifiche push e noi andiamo a dire consenti notifiche push, cioè. Qua invece andiamo passaggio 1, qui affinché tutte le bisogna andare innanzitutto a dare l'accesso, ok, al nostro all'app per andare a cercare ovviamente poi il nostro tracker. Ecco, purtroppo come vedete non ci sono l'opzione che vedremo dopo, cioè consente una sola volta e quando l'app è aperta. E quando vado sull'app aperta, passaggio 2, vado avanti, mi catapulterà all'interno delle opzioni dell'applicazione stessa, ma dovrò andargli sempre, perché se no come facciamo a trovare il nostro tracker? Come vedrete adesso, quando torno sull'applicazione, vedete va avanti. Ecco qua, questo è la mia schermata. Qui c'è il mio telefono, ovviamente con tutte le varie diciamo possibilità che ho, ma non ci interessa mettere il tracker, che vado a tirar fuori dalla confezione. Ve l'ho fatto vedere come si tira fuori. Si praticamente si tira sulla plastichina e viene fuori. Perché? Perché vado a cliccare, vedete, su chiavi, ho gli associati ipotetiche chiavi, vado a cliccare sopra e se tutto va bene dovrebbe squillare. Ok. Altre cose, poi vedremo ovviamente quale opzioni ci sono. Ecco, una cosa che vi dico subito: se andate sotto alla voce imposta, che non è una voce imposta, non vuol dire nulla, me ne ho letto male io o letto bene, non lo so, è diciamo la parte pro di questa applicazione che io sconsiglio, visto altri americani che la sconsigliano, quindi non so, altri che hanno fatto tutorial la sconsigliano. Andiamo ora invece, l'ho fatto la scuola di nuovo, andiamo invece sulla X, che così lo togliamo, vedete premium, c'è lì, ok, se clicco di nuovo torna alla stessa schermata. La cosa bella è che ho ovviamente la prima voce, la localizzazione del mio oggetto, quindi sono qui in questo ufficio, in questa casa, in questo web. E poi cos'ho di cose belle? Ecco, la suoneria io non sono riuscito a installarla perché quando vado a cliccare su un'altra suoneria, adesso magari lo fa, inizia, vedete, riprova e non mi trova il mio
Possibile salvare, allora, ottieni assistenza, non otteniamo assistenza perché tanto non mi interessa, lasciamo perdere ragazzi, non possiamo impipparci per queste cose. La suoneria va bene questa. Allora, mi è uscito una sola volta, provando. Se vado giù a più opzioni, le cose sono due di queste qua, a parte il volume, roba del genere. Attenzione a trasferisci, aspettate, trasferisci, aspetta io non voi, trasferisci una voce che vi disattiverà questo tracker se voi cliccate su trasferisci. Scusate, sì, sostituisci. Perché sostituisci, no, non è trasferisci, sostituisce questo tracker con un altro, quindi questo lo prendete e lo buttate via. Quindi se la batteria è ancora buona, non fatelo, anche se abbiamo visto che si può cambiare, ma questa è tutta un'altra storia. Andiamo avanti sotto, la funzione molto utile che vi ho fatto vedere prima era trasferisci, quindi questi sono di mia moglie, regalato Natale, cosa faccio io? Vado praticamente a inserire la sua email, gli arriverà un codice, e questo apparirà, penso, nella sua app. Se non è così, ovviamente andrò a dormire sullo zerbino. Quindi andiamo indietro e cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo andare a prendere un altro tracker per attivarlo. Allora, io adesso poso questo qua e vado a prendere un altro e proviamo l'attivazione. Ok ragazzi, ne ho preso un altro, ovviamente, speriamo bene. Andiamo sotto, vedete, attiva un tile. Vado sopra, ok? Ovviamente devo andare a dire che voglio attivare un tile, questo, ok? Vado così. E che succede? Attiva tile. Cosa dice qua? Sentiamo. Attiva Tile. Fai clic una volta sul pulsante Tile per iniziare l'attivazione. Ok, una volta sul pulsante, devo cliccare sul pulsantino che c'è. Vado avanti. Ok, l'ha trovato. Ok, questo è attivato. Vado avanti perché adesso posso scegliere ok, a cosa ovviamente associarlo. Io l'ho già messo ovviamente alle chiavi, vado a metterlo, che ne so, al portafoglio. Ok, quindi vado qui. Perfetto, il mio tile è stato attivato, vado su fine. Ok, l'ha fatto suonare, quindi va bene così. Adesso poi, sì, vedremo questo. Vabbè, vediamo subito. Se clicco due volte, ok, trova il mio telefono, quindi l'abbiamo già visto. Ecco qua mi propone sempre ovviamente il piano a pagamento, i dolfine. Andiamo a vedere se questo può cambiare la suoneria. Vedete che adesso io ho i miei due tile, ok, attivati, ho le chiavi e ovviamente ho il portafoglio. Andiamo sul portafoglio che l'ho appena attivato, andiamo su suoni, andiamo a prenderci questa e vediamo. Oh, ok, questo lo fa, non so perché quell'altro lo fa, è un errore mio sicuramente. Sta cambiando suoneria, quindi adesso poi andremo a vedere, andiamo a sentire soprattutto la suoneria che ha associato. Bella, bella cosa. Ok, stiamo presente, sta scaricando la suoneria, penso sul tag, non è molto veloce, anzi molto lento, non so se avvicinandolo la velocità aumenta, non lo so, però vabbè, è così. Questo perché cambia suoneria? Beh, una suoneria per il portafoglio, una suoneria ovviamente per le chiavi, se no ce l'abbiamo tutte uguali suonerie, quindi diciamo succederebbe un bel disastro alla fine se non sappiamo qual è. Giustamente è una scelta forse intelligente questa di cambiare suoneria, sperando che ovviamente questa operazione vada a buon fine, visto che non ci ha messo pochissimo. Però queste cose sono tutte cose che si fanno ovviamente in fase di attivazione, ok? Non si fanno così per strada, tanto per fare qualcosa. Quindi siamo, ecco, ok, vediamo un po' se sentiamo, soprattutto se la fa suonare. No? Andiamo a sentirla. Basta, grazie. Basta, grazie. Ecco.
Grazie. E vibra anche il telefono, ok? C'ha una vibrazione anche il telefono. Quindi vabbè, l'applicazione è piena di pubblicità, ragazzi, purtroppo è così, piena di pubblicità, però diciamo che è soddisfacente, giusto diciamo, un accessorio così che può ovviamente salvarvi dalla perdita di oggetti e vediamo come vi salva. Allora, sicuramente una funzione molto utile è questa. Io dietro al mio tag ho un QR code. Che significa? Che vuol dire un QR code? Vuol dire che se io lascio il mio zaino, le mie chiavi da qualche parte, spero sia ben inquadrato sempre, ho la possibilità di girare il mio, ovviamente, non girare, ma avere la persona che trova il mio zaino col mio tracker attaccato è come quello della Apple, no? Giriamo per strada e l'applicazione ci dice guarda c'è un AirTag, un tag lasciato lì, ok? Nelle vicinanze. Quindi io vado su questo zaino ipotetico, lo giro, vado sulla mia fotocamera, punto ovviamente il mio, non lo punta, ok, vado, ok, a cliccare sul link e arrivo in questa schermata e la cosa che diciamo, può fare diciamo, questa opzione è di far, penso, squillare in qualche modo, lo dice qua, Logo. Questo oggetto è smarrito. ok, Tile è un tracker Bluetooth che si applica a oggetti come chiavi e portafogli, in modo da poterli trovare. ok, potete inquadrare? Sì, La posizione di questo oggetto sarà visibile per il ok. proprietario. Questo oggetto è smarrito. Ok, la posizione sarà visibile al proprietario, vuol dire che a me mi arriverà, io non lo farò perché non si sa mai come funziona, a me arriverà la notifica che questo tag è posizionato, che ne so, nella villa qua vicino. Quindi potrò raggiungere facilmente con l'applicazione poi aperta, ovviamente la mia meta per andare a recuperare il mio zaino, le mie chiavi, il mio telefono, quello che è. Quindi ragazzi, non male per il prezzo, 70 € 3, ricordiamoci, ne sono 3. Ovviamente non sono fighetti come da Apple, rotondi con la mela dietro, cioè ragazzi, è roba più tranquilla, piccola, ok, molto piccola, quindi direi che possiamo essere contenti, visto che perde sempre le chiavi, ma voi non glielo dite. Forse sarebbe stato bello un tasto di spegnimento. Non so se poi si spengono da soli, se li lasciamo nella scatola a dormire. Non so se si spengono da soli, penso di no. Quindi la batteria è durata 3 anni, si può sostituire aprendolo, però bisogna essere abbastanza capaci. Ci sono ovviamente altri tracker della stessa marca con la batteria sostituibile, però sono più grossi, ovviamente ognuno sceglierà il suo. Molto semplice da installare, molto facile diciamo, da trovare, l'applicazione non è niente di che, però diciamo che è un accessorio abbastanza utile per chi magari posa magari le chiavi da qualche parte e non le trova mai. Per dire, io le metto sempre nel gancetto della porta, quindi magari invece uno di voi o qualsiasi persona di chiavi magari entra in casa perché ha fretta, le butta da qualche parte e con questo tracker le può sempre trovare. Quindi cosa dire ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere, sapete che se cresciamo nel 2024 faremo delle belle cose e ovviamente io parlo sempre a quelli 82, siamo nell'anno nuovo, 82%, 83%, vedete di iscrivervi al canale, dai, fate questo piccolo regalo di inizio anno a Gennaro. Quindi buon anno a tutti, buona Epifania, non so se uscirà un altro video, quindi buona Epifania e ci vediamo ovviamente presto.